Hai mezz'ora di tempo? Hai 1 metro di stoffa elasticizzata? Allora andiamo subito a creare una gonna a balze, bellissima e perfetta per l'estate. La lunghezza la decidi tu, la larghezza la decidi tu. Guarda il tutorial e vedrai quanto è facile realizzarlo. Allora lasciami un commento se questo video ti piace, soprattutto ricordati di iscriverti al mio canale se non lo hai ancora fatto, basta che clicchi qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Queste sono le misure per una taglia M, ciò non toglie che tu possa fare la prima balza più o meno stretta e l'ultima più o meno lunga. Nella parte alta delle balze fai un punto filza, punto lungo e poi arriccia tirando il filo la balza per raggiungere la dimensione della balza superiore. Un punto lungo, qui ho la direttrice dei lavori, molto cattiva. Eseguo quindi punto lungo mantenendomi alla stessa distanza dal margine del tessuto. Prendo il capo di un filo e lo tiro arricciando la mia stoffa per raggiungere la dimensione desiderata. Ecco qua, ho arricciato la parte alta per raggiungere la dimensione della parte lunga dell'altra balza. Quindi dispongo tessuto diritto contro diritto e cucio con un punto elasticizzato tutte e quattro le balze insieme. Il punto lo puoi usare con una macchina da cucire normali, ho utilizzato il piedino che ha un ferretto in modo che il tessuto non venga mangiato dentro, quindi si utilizza un punto elasticizzato presente su quasi tutte le macchine da cucire, oppure con la taglia e cuci il lavoro è veramente molto veloce. Ecco qua, cucite le 4 balze insieme con un punto elasticizzato. Adesso dispongo diritto contro diritto la gonna e cucio insieme il lato lungo. L'ho fatto con la taglia e cuci, lo puoi fare con la macchina da cucire usando un punto elasticizzato. Davvero semplice, come vedi la gonna è già finita, fai un orlo in fondo, io ho fatto il rotolino e poi bisogna creare lo spazio dove inserire l'elastico. Misura quindi la tua circonferenza, rigira il tessuto ovviamente non in questo modo ma verso l'interno della gonna, misura l'altezza e lascia uno spazio per poter poi inserire l'elastico con uno spillo da balia. Quindi ho usato un punto zig zag, ho risvoltato il mio tessuto verso il rovescio della gonna. Su questo tessuto di questa fantasia ovviamente non si nota il punto zig zag, puoi usare se no anche un punto elasticizzato diritto se hai un tessuto in tinta unita. Ecco qua, adesso prendo lo spillo da balia, tagliato secondo la circonferenza della vita, lo infilo nel mio tunnel, nel canale creato, poi cucio insieme i due estremi e finisco la parte bassa. Più semplice di così, è un lavoro davvero facilissimo, alla portata di tutti. Fammi sapere se ti è piaciuto, a me piace moltissimo e noi ci vediamo alla prossima, ciao!